Allora Giulio, Ma le abbiamo già fatte queste? No, no, no. non le abbiamo già fatte perché queste sono le 4309 che sono la versione non powered delle 4339P, infatti quelle si chiamano P perché P sta per powered. Queste invece non sono powered, quindi sono P passive. Passive. Potremmo metterci la P lo Esatto, stesso. mettiamoci la P lo stesso. Bravo Giulio. Passive. Allora, sono un prodotto che fanno parte della linea Studio Monitor della GBL, hanno un'efficienza molto alta perché è 94 dB e costano, perché giusto dirlo subito, 2.750 euro la coppia, ok? Con uno street price più o meno del 10-15% di meno. Sono un prodotto interessante. Ma io già sto vedendo dalla stanza di là, tipo Sì. che fa... Sì, che cosa vedi? Una tirata d'orecchie a te. Vabbè, tanto me Perché ci sarà qualcuno che dirà non è vero che sono ad alta efficienza, perché sono solo 94 dB e ad alta efficienza sono almeno 100. E allora noi diremo sì, amico, hai ragione. Hai ragione, rispetto alla facciamo così, rispetto alla media dei diffusori bookshelf di queste dimensioni sono un'efficienza alta. Infatti abbiamo avuto altri diffusori bookshelf di questo tipo che non superavano i 91, massimo 92 dB e quindi per anche 89, anche 88. 89, 88 nel nostro modo di vedere sono alta efficienza pur essendo delle casse fisicamente piccole. Poi è evidente che esistono anche diffusori da 100 dB, ma sono tipicamente più grandi, hanno caratteristiche differenti. Allora, www.audio2g.it o .com, subscribe, campanella, tra poco, ciao! Ciao! Allora, prima di tutto, caro Giulio, Ore 10:30. sì, allora basta perché sennò Se YouTube ci si sega. sì. Ok, allora, perché hai evidenziato questa posizione del volume, Giulio? Dunque, l'ho fatto perché volevo sentire più che altro, in un pieno, che necessità di salire di volume c'era con questo amplificatore che è un 10 watt e questi diffusori che abbiamo detto sono 94 dB. A ore 10, insomma, si sentiva. Si sentiva anche piuttosto bene. Tra l'altro questo è, come tu hai giustamente sottolineato, un amplificatore di bassa potenza che ben si sposa con queste con la filosofia di queste. Esatto, anche perché dobbiamo pensare che in un appartamento moderno, normale, se uno si vuole permettere con una spesa relativamente modesta un bel amplificatore a valvole e una coppia di casse efficienti o relativamente efficienti, questo abbinamento potrebbe essere una scelta giusta. Non dico che lo proponiamo come impianto completo, ma poco ci manca. Altrimenti, per avere efficienze di 100, 102, 103, 105, ci vogliono casse molto grandi, ci vogliono delle trombe per i medi e per gli alti e magari pure per le basse frequenze di grandi dimensioni, sì, perché poi la fisica non è una cosa che si inventa. Non la aggiri fondamentalmente. Esatto, non la aggiri, bravissimo, e quindi in questo caso si riesce a ottenere una eccellente qualità con delle dimensioni molto molto accettabili. Me ne vado. Giulio va via. Ciao. E siccome Giulio va via, no, allora me ne vado, ma torno perché voi lo sapete, io amo i manuali. E questo manuale delle 4309 GBL reca sulla prima pagina questo bello schemino che voi non potete vedere, ma magari ve lo facciamo vedere in overlay, che dice una cosa molto interessante: 50 centimetri dalle pareti laterali, minimo ovviamente, ma ancora più interessante è che non c'è proprio l'indicazione della distanza dalle pareti posteriori, tant'è che nello schemino loro le mettono, non dico addossate al muro, ma poco ci manca. Perché? Questo perché mi piace questo gesto. I condotti, i tubi di accordo si trovano davanti.
sono anteriori e non solo sono anteriori, la profondità della cassa è molto modesta perché è poco più di 20 centimetri. Sì. Esatto, quindi vuol dire che è una cassa che si può teoricamente mettere anche davvero addossata e quindi addirittura in una libreria. Salvo il fatto che in una libreria, quando il programma scende un po' in basso, una batteria, un organo, un piano orchestrale, comincerà a suonare, a muoversi tutta la libreria. Beh, oddio, questo insomma è un woofer da piccolino, Piccolino, però piccolo, insomma sì. diciamo che se uno deve fare questo tipo di utilizzazione, che per me è sacrilega, ma insomma comunque ognuno fa quello che gli pare, se ci mettesse sotto, e riprendo questi bei gommini Guarda che ti lì. mettono a disposizione, non farebbe un soldo di danno, Anzi, magari dovete metterci i gommini. ecco, fa un po' di disaccoppiamento dal mobile e il tutto migliora. Oh, allora, quello che mi piace di più, tutti voi followers sapete quanto io sono appassionato di GBL, è il colore del baffle. Certo. Tante cose che pensavo ti sarebbero piaciute. È il colore del Quel baffle, colore del perché baffle. il colore del baffle è lo stesso colore di tutte le casse, anche quelle vintage, le Sì. più grandi, è sempre quello ed è un colore meraviglioso, Sì. estremamente distintivo proprio Sì, del anche produttore. di quelle pro, Di quelle pro enormi, sì, è vero, è certo. vero, è vero. No, no, Certo. allora, per farle essere parte della serie Professional Studio Monitor, secondo me hanno fatto un oggettino carino che insomma occhieggia anche a quei dettagli estetici. Anche perché se volete ci mettete la griglia nera e nessuno vede niente, se invece vi volete godere, e io ovviamente farei. sono uno tra quelli, questo bellissimo colore, potete togliere la griglia e quindi guardare la cassa per quello che è. Allora, una particolarità di queste casse è la tromba esponenziale, perché è una tromba quadrilobica, si dice così? Sì, 4 lobi. Quadrilobica. Sì. Quadrilobata. Quadrilobata, bravo, che serve appunto per fare in modo che la dispersione del Twitter ad alta efficienza sia la migliore possibile sia dal punto di vista orizzontale che da quello verticale, perché normalmente, esatto, i Twitter a tromba fatti in questo modo sono piuttosto direzionali. Sì, sì, sì. Quindi questo è una tromba HDI sviluppata apposta dalla GBL che troviamo in tante altre casse nella stessa identica forma anche se in dimensioni diverse, e poi c'è un controllo, Giulia. Sì, c'è questo piccolo controllo che sta per UHF, Ultra High Frequency, dove è possibile in posizione orizzontale bypassarlo fondamentalmente, altrimenti c'è un 0,5, 1 in più o in meno, quindi più 0,5 meno 0,5 più 1 meno 1 dB evidentemente. Esattamente. Noi abbiamo fatto alcune prove, poi ne parleremo meglio all'ascolto. Dicevo, c'è una cosa che a me lascia, così mi colpisce insomma, il fatto che tra il woofer e la tromba c'è questa sorta di davanzale che, conoscendo la sapienza di GBL in tema di raccordo delle emissioni dei componenti, evidentemente se la saranno andata a studiare, ma insomma evidentemente la dispersione della tromba non interferisce con questo davanzale e non inficia l'emissione del woofer. Però ecco, a vederlo fa un certo effetto questo bordo. Che poi è lo stesso bordo che c'è in tutta la serie, nelle casse piccole della serie, tra queste le 4305P, le 4329P, che sono quelle powered e che hanno lì i controlli anche per l'ingresso, network e tutti i LED vari. In questo caso ovviamente c'è solo quello di livello. Quindi di fatto è uguale a quella che noi provammo in versione amplificata. Esattamente, solo che non c'è l'amplificatore dentro. E per collegarla all'amplificatore esterno, in questo caso questo qui, ci sono dei bei morsetti sdoppiati, esatto. Quindi è compatibile per il B-wiring, lo state vedendo adesso in overlay. Benissimo. Impedenza? Impedenza 4 ohm. Impedenza 4 ohm. Okay. Le risposte in frequenza dai 40 Hz dichiarati a meno 3 dB, io ci credo abbastanza, okay. Fino a 30 kHz la tromba, insomma mi sembra eccessivo il 30 kHz. Forse un po' ottimistico, certo che l'abbinata con un sub magari ci potrebbe pure stare. Potrebbe pure stare, poi in questo caso
con questo amplificatorino da 10 watt forse ci starebbe ancora meglio. Ancora meglio perché lo solleveresti dall'onere di insomma, inviare le frequenze bassissime, quindi molto energetiche, al diffusore. Benissimo, allora Sai già cosa fare? sì, sarà facile sventrarle e sarà interessante vedere, non potremo sventrare cioè non potremo smontare la tromba, ne so per certo, ma magari riusciamo a occhieggiare il driver posteriore. Chi lo sa? A dopo. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Guardiamo prima il contenitore, mi metto gli occhiali. Mettiti gli occhiali. Sì. Allora, vieni Giulio, vieni. La posso poggiare? Sì, sì. Allora, notare prima di tutto la grossa sezione dei cavi di collegamento. Spessore da 2 cm del mobile che è in MDF ad alta densità e volevo sottolineare come il sistema di serraggio degli altoparlanti è fatto in questo modo. Perché noi abbiamo spesso trovato delle viti che affogano nel legno, no? Qua ci sono le madreviti. Ci sono le madreviti che sono un'altra qualità. Beh, certo, anche perché ti garantiscono più smontaggi senza indebolire il legno. Bravissimo. Io qua vedo una splendida staffatura interna di irrigidimento. Esatto. Vuoi che la illumino? Io ti direi di illuminarla. Anche perché oltre alla staffatura interna possiamo vedere il filtro che sta lì sotto, però dobbiamo per forza fare così, vedi? Sì, e sì, si vede il condensatore. Tiro su il materiale fonoassorbente, lì c'è la bobina del woofer. Togli il dito. Sì, Esatto. esatto. Ok. Ok? Sì, sì. E poi qui, se ci riesci Giulio, per far vedere ai nostri follower, c'è il tweeter che non si può smontare. Ingresso in cartone che va verso il baffle d'uscita e poi c'è la parte a 90 gradi che è in plastica. Eccolo qui. E come abbiamo detto ce ne sono ben 2. Quindi questo è il tubo in cartone e poi qua c'è il resto del tubo d'accordo. Esatto. E sì, effettivamente qui davanti vedete il secondo. Che è questo, eccolo qua. Ho da questa posizione qua, forse si riesce a vedere ancora un po', me la tieni così? Sì. Ancora un po' di crossover. Ecco, qua si riesce a vedere qualcosina in più. Che insomma è un crossover bello grandicello. Sì, sì. Sì. Ok. Ok, e poi adesso vediamo il tweeter, facciamo vedere bene come è fatto. Sì. Eccolo qui. Con questo particolarissimo disegno della tromba, quadrilobata, Sì. giusto? 1, 2, 3 e 4. Ogiva centrale, che Sì. è quella che sto inquadrando in questo momento. E poi possiamo dedicarci al pannello posteriore, giusto per vedere il B-wiring. Io l'ho anche smontato perché mi tremavano le mani. B-wiring e questi bellissimi cavi che ovviamente collegano anche il pannello posteriore. Ok. Ci rimane solo il woofer che ovviamente ho smontato, componente con un doppio magnete in ferrite davvero grande, ha una ventilazione solo posteriore, poi la guardiamo meglio, spikes molto robusto con una grande X-Max, eccola qua, escursione davvero ragguardevole, la membrana è in carta molto spessa, sospensione in gomma, Falla vedere mettendola per vesticare. Ok. sospensione in gomma, Conno corrugato per aumentarne la rigidezza. e poi infine quello che avevamo annunciato prima, foro di ventilazione Sì. e razze, giusto? Sì. Questo è in alluminio Molto con delle eleganti, razze molto eleganti, sì, sì, molto belle. molto ben disegnate. Ok. Questo è quanto, adesso andiamo all'ascolto, caro Giulio. Sai Giulio quanto sono sensibile alle GBL e a quel bluetto celestino della linea professionale che a me piace sempre tanto, quindi l'ascolto è già detto. Ecco, come dire. Ciao! Ciao.
Giulio, tu sei un amante dell'alta efficienza? Non mi pare. No, devo dire che nel lungo percorso non mi sono mai cimentato in impianti proprio quelli veri ad alta efficienza. Forse la cosa che gli assomiglia di più è stato per un periodo abbastanza lungo, direi 3 anni o 4 anni, qualcosa del genere, una coppia di enormi Tannoy York Minster Me la ricordo. che ho tanto amato e alla fine le avevo anche dotate dei super tweeter, Sì, quelli sopra. quelli sopra della Quelli da Tannoy, mettere sopra sì, che erano delle uova delle uova schiacciate. schiacciate, esatto, che avevano una complessissima dima di posizionamento, però belli, andavano molto bene. Beh, qui stiamo di fronte E a... le facevo, Sì? scusami, suonare Prego. con un valvolare integrato, completamente valvolare, della BAT, Balanced Sì. Audio Technology, direi un 50 watt, un affare enorme che scaldava, cioè, poi dopo da lì sono Mi pare passate con le sì, KT88. dopo sono passate ai LAM, quindi Esatto. dalla padella alla brace proprio, è il caso di dirlo. Vabbè, hai risparmiato sull'energia elettrica per Sì, cuocere per gli cuocere, hamburger, come esatto. dire. No, queste sono casse che non possono definirsi, lo abbiamo già detto, ad alta efficienza in quanto tale, ma sono però delle casse molto più efficienti della media delle loro casse, della loro segmento di Segmento, appartenenza. sì, sì, sì. Beh, del resto sono comunque molto più efficienti di tutte quelle che abbiamo provato recentemente e comunque di quelle che avevamo a disposizione. Certo. Dobbiamo sfatare il mito che le trombe, non tanto le trombe GBL, ma in generale le trombe, si dice in gergo, strillano troppo. Perché io di strillare su queste casse non ho No, assolutamente sentito, cioè è un tweeter che corrisponde in tutto e per tutto a un tweeter a cupola tradizionale, se non per quel poco di direzionalità che, per quanto questa tromba quadrilobata faccia, non è esattamente la stessa rispetto, ma è normale che sia così, non è esattamente la stessa rispetto a un tweeter a cupola standard. C'è da dire però che il risvolto della medaglia è quello che ha il 94 dB di efficienza piuttosto che averne 89-88, ma qualcuno si potrebbe chiedere: ma perché devo comprare delle casse da 94 dB di efficienza invece di comprare delle casse da 89? Allora, prima di tutto ti devono piacere questo suono, questo tipo di suono, questa impostazione sonora. Qualcuno diceva che era un po' più rock, anche io sostengo questa cosa, è un po' più virata verso i suoni più moderni piuttosto che musica classica, musica da camera, strumenti arco. Nell'ascolto che abbiamo fatto, in particolare con l'Unison, però a me non è sembrato assolutamente che queste casse, le 4309, disdegnassero anche musica di questo tipo. Esprimiti, Giulio. allora mi esprimo dicendo questo, che io mi sono approcciato all'ascolto di questi diffusori pensando alla versione amplificata. Sì. Non tanto in virtù della recensione che noi abbiamo fatto oramai diverso tempo fa, forse... Non un anno, ma No, no, di più. di più No, forse. dico di più perché esattamente un anno fa io ho suggerito l'acquisto di quelle amplificate ad un mio amico caro che vedo abbastanza frequentemente e quindi mi è capitato di sentire quelle amplificate a casa sua, quindi ce l'ho in testa il suono di quelle lì. E come dicevi te, è un suono che va a braccetto con un certo tipo di musica, che poi guarda caso è quella che ascolta prevalentemente il mio amico. E quindi tutto sommato mi sono seduto qui pensando di ritrovare quella sonorità, cosa che in realtà è successa a tratti, ovvero io ho la sensazione che sono diffusori che sono molto rivelatori dell'amplificatore che c'è a monte. Sì. Mi spiego, quando noi le abbiamo ascoltate con il Canor Virtus i3, quando le abbiamo ascoltate con il Copland CSA 100, sì, certo, è una gradazione di 10, 50, 100 watt, ibrido, valvolare, ibrido, E per il valvolare è l'Unison, l'Unison il piccolino, sì, e hanno suonato sempre in modo... il Simply Italy. hanno suonato sempre in modo differente. Sì. Cioè questa anima rocchettara
sì, c'è, ma la tiri fuori se la abbini con un amplificatore di un certo tipo. Sì. Ora è banale dirlo, ma insomma abbinate al piccolo Unison, io direi che sì, ce l'abbiamo pure ascoltato un po' di rock, ma io non ho minimamente disdegnato l'ascolto di, come dire, strumenti ad arco, strumenti acustici, in cui ho ritrovato quel calore, quella particolare luce, quella certa levicatezza del suono valvolare del classe A. Quindi Sì. secondo me è un diffusore che è una buona cartina al tornasole della qualità dell'amplificatore che le pilota. E Con un questo fa onore al diffusore. Certo, con un grande vantaggio che è quello della facilità di installazione. Oh sì. Perché non pongono limiti alla distanza dalla parete di fondo, consigliano una certa distanza dalla parete laterale, ma fondamentalmente sono un bass reflex anteriore con una profondità della cassa di 20 cm, e quindi sembra sposarsi con una libreria. Noi le abbiamo Anche ascoltate posizionate sui nostri stand Solid Steel che state vedendo in sovraimpressione, che se non ricordo male sono alti 70. 70 inoltre, sì. Io ho la sensazione che non avrebbe guastato uno stand un po' più basso, forse un 60. Probabile, sì. Perché il Twitter, forse rispetto a come eravamo seduti, ho sempre avuto la sensazione che fosse un po' alto e che quindi questa immagine fosse alta, il che è un dato positivo, ma in modo un po' innaturale. Probabilmente con uno stand da 60 me le immagino migliori. E me le immagino veramente sposate alla perfezione con un sub. Sì, sposate alla perfezione con un sub sarebbe ovviamente la quadratura del cerchio. Sì, perché poi questo diffusore ha una bellissima gamma medio-bassa, ma il basso non è che sia proprio profondissimo, del resto loro dichiarano 40 come... 40 Hz, ma poi è un woofer da 16,5 in bass reflex e soprattutto con un litraggio che non supera i 15 litri, quindi siccome la fisica non è un'opinione, No. più di tanto non possono scendere. Tra l'altro nella progettazione sono dovuti stare molto attenti anche a mantenere un'efficienza alta del woofer, Sì. quindi ci sono tutti dei compromessi tecnici che hanno dovuto fare per riuscire a portare a casa una efficienza di quel tipo su tutta la gamma. No, ma infatti sono assolutamente persuaso del fatto che un sub ci starebbe proprio bene. Però anche senza, insomma, Sì, assolutamente. anche perché il prezzo di listino 2.750, non so esattamente quale sia poi lo street price, le pone come delle casse bookshelf di livello medio-basso fondamentalmente, e quindi... Rimanendo in casa JBL, rispetto alle L100 MK2, le L100 costano quasi 4.000 euro senza gli stand. costano quasi 4.000 euro senza gli stand. Gli stand li sono devi obbligatori. comprare, costano 4.500, 4.400 compresi gli stand, quindi queste costano esattamente la metà. Sì. Però, insomma, ci ritrovi un look quasi sovrapponibile. Quasi sovrapponibile. Certo, manca l'iconica griglia, quella Quadrex, esatto, quella manca. Però, insomma, ci sono tanti altri punti di contatto e forse potrebbe essere una soluzione per chi magari non ha una cubatura di ambiente abbastanza grande per giustificare la presenza delle L100 MK2. Queste sono più piccoline, sono più facilmente inseribili in ambiente, come dice Giancarlo, magari anche su una libreria tutto sommato ci può pure stare, e quindi perché no? Anche perché non scendendo troppo non vibrano neanche tanto, e quindi il problema di muoversi troppo rispetto alla libreria alla fine ce l'hanno limitatamente. No? Limitatamente. Va bene, allora casse che ci sono piaciute, che però vanno assolutamente ascoltate, perché una cassa così ha una sua personalità, e siccome ha una personalità deve essere sposata, devi avere la coscienza che ti piacciono veramente. Se ti piacciono veramente sono le casse per te, altrimenti ce ne sono talmente tante altre che... La buona notizia in questo caso è che, potendo contare su una rete di distribuzione particolarmente solida e capillare, le potete andare a sentire in tanti negozi, non è facile diciamo, fare una prova. Esatto.
Allora, www.audio2g.it o .com, subscribe, campanella, grazie di seguirci. Ciao ciao ciao. Ciao.